皆さんこんにちは、エリコッテロです。Ciao! Elicottero! Il mio canale Elicottero, sono Eriko. Yay! Ciao ciao ciao! Oggi volevo parlare di programmi televisioni, come si dice? Programmi televisivi giapponesi. E magari potrei confrontare TV giapponese e TV italiana. Ma intanto ecco la sigla! Oggi facciamo la sigla in stile giapponese. Guardatela! Come avete visto la nuova sigla, cioè in stile giapponese, spesso i programmi televisivi giapponesi hanno un sacco di scritti coloratissimi, disegni, soprattutto scritti, come se fosse, cioè parlano in giapponese ma c'è anche sottotitolo praticamente. Anche se guardi la TV muto, senza audio, forse capisci il contenuto del programma, perché è sempre come se leggere i sottotitoli. Quindi non è che scrivono da capo fino alla fine tutte le frasi, però scrivono solo le parole importanti o le frasi importanti. Però questi scritti naturalmente sono in giapponese, quindi se non sapete leggere il giapponese non capite, però è evidenziato come se fosse rafforzativo, quindi mi fa più effetto, mi entra di più questa frase. Spesso c'è una scena di TV e c'è un piccolo schermo in alto con la faccia di qualcuno famoso, come qua, e questa persona sta guardando questa scena come gli spettatori e poi fa azione, commenta, fa faccia strana. Questo per noi è molto normale, ma perché fa capire al spettatore che emozione deve provare. Ogni volta che vedo la TV ci sono delle personaggi molto di moda, diventano veramente famoso in questo periodo, in questa estate, vanno fortissimo, sono famosissimi, poi però scomparsono anche velocissimo, poi non so cosa faranno. Questo cambiamento in Giappone è molto veloce, sia comici che idol, talent. Però ovviamente anche in Giappone ci sono le persone veramente famose da tantissimi anni, posizione importante perché veramente hanno fatto la carriera, sono famosi, e molte persone di tipo star, le idol, sono spesso giovani. Dall'altro è positivo perché ci sono più spesso i posti per trovare chance per diventare famoso, prossima persona. Io in Italia vedo che le persone importanti, veramente famosi come cantanti, attrici, attori, presentatori, non sono giovani, sono abbastanza di età, però vuol dire che fa quel lavoro per tanti anni. Le idol o gli idol, sia maschi che femmine, sono ovunque se sono famosi, non solo che cantano, ballano, fanno spettacoli, concerti, ma se sono famosi fa tutto, un po' di tutto, anche modello, modella, sigle delle trasmissioni, anche a volte sulla TV fanno presentatori, pubblicità, e anche magari chi è intelligente, anche se fa idol normalmente, allora viene chiamato come ospite, come commentatore cioè politico, a volte proprio legge notizia. Quindi tantissima possibilità di essere in TV a fare tante cose. Girando in Europa ho visto che lo stesso programma televisivo, ma in varie nazioni doppiato diverso. Quindi forse questo programma viene dall'America, non so, Stati Uniti. Qual è il vostro programma TV preferito? Spesso in Italia si prende il format americano e poi si fa uguale in Italia, come X Factor, Quiz Millionaire. Invece
quelli giapponesi quasi tutti sono originali, quindi sono fatti in Giappone, sono nati anche l'idea in Giappone. Ho saputo che molti di voi condividono i miei video su vari social network come Facebook e Twitter, quindi volevo ringraziarvi. Arigatou gozaimasu che mi aiutate a crescere il mio canale. In Giappone ci sono pochi canali. Per esempio ci sono 10-12 canali principali, sono nazionali, e ci sono qualche canale locale, regionali, per esempio la TV di Nagasaki, che però si può vedere solo in quella zona. TV di Nagasaki dice la notizia di Nagasaki, la gente di Nord Hokkaido non gli interessa. Vi parlo alcuni programmi. Per esempio c'è un programma che si fa ogni estate, si chiama 24 時間テレビ. Questo programma è offerto da Nihon Terebi, che proprio il canale si chiama Nihon Terebi. Il slogan di questo programma è l'amore salva la terra, trasmesso dal vivo. Questo programma dura per 24 ore. E tantissime persone famose partecipano a questo programma, facendo per esempio le idol, fanno concerti dal vivo, conferenza che però vanno dal vivo in onda, e per esempio il biglietto di questo concerto di una persona famosa o gruppo di idol vanno a come charity, beneficenza. Idol che va a visitare un ospedale e trova un giovane ragazzo malato, che però lui è molto fan di questa idol. Un evento molto famoso e quasi principale è Maratona. Maratona fa solo una persona. Per esempio una persona che ha avuto successo in quell'anno viene scelto e lui deve correre per 24 ore. Comunque non può smettere, a parte quando va in bagno, a parte quando deve mangiare, però deve sempre muoversi, o correndo o camminando, e all'arrivo lui magari è stanchissimo, non riesce più a correre, piangendo, magari piove, però ce l'ha fatto, e tutti fanno oh, commovente, tutti piangono. Kohaku Utagassen, questo programma è programma di musica, si fa il 31 dicembre, cioè l'ultimo giorno dell'anno, e anche questo programma va in onda dal vivo, e praticamente per partecipare i cantanti vengono scelti, cioè o cantante che ha avuto tanto successo in quell'anno oppure veramente famoso da tanti anni. Ci sono due gruppi a squadra, rosso e bianco. Bianco è cantanti maschi e rosso è solo cantante femminili. E cantano e alla fine giudice e anche il pubblico decide quale gruppo o rosso o bianco è stato più bravo. Chi partecipa a questo concorso è veramente deve sentirsi onore, perché veramente, per esempio, un programma che forse è uno dei più famosi del giapponese, e di solito l'ultimo giorno dell'anno o il capodanno io torno a casa, quindi voglio stare con la famiglia, e di solito con la famiglia guardiamo sempre questo programma di musica, Kohaku Utagassen. In Giappone ci sono tanti programmi culturali, per esempio i documentari sugli animali o sul mondo, e in più per esempio ci sono anche dei corsi di lingua. Questi corsi di lingua sono offerti da NHK, ma noi chiamiamo NHK, questo canale nazionale grandissimo, offre i vari lingue come italiano, inglese, spagnolo, anche arabo, veramente un sacco di corsi di lingua. Buongiorno は、おはよう、こんにちはですよね。E poi
se vuoi seguire bene questo corso, per esempio, voglio studiare lingua italiana, mi ricordo che questo programma, corso di lingua italiana, faceva in un orario un po' scomodo, vado in libreria e compro una piccola rivista, un piccolo libro mensile che proprio apposta corrisponde il contenuto della lezione di questo corso. So desu ne. Buongiorno. Buongiorno. Sempre anche questo libro è fatto da NHK. Buonasera. Buonasera. Quindi io ho seguito questo corso gratuitamente, ma in realtà non è gratuito perché comunque si paga al canone, e ho seguito il corso per 6 mesi. Ma perché la TV italiana non fa il corso di giapponese o nessun corso tipo inglese, cinese, non so, cioè non ci sono corsi di lingua. Mi piace guardare la TV giapponese perché veramente è interessante. E non solo corsi di lingua, ma ci sono anche corsi di giochi al tavolo. È una specie di scacchi a dama. Per esempio shogi, non so se avete presente shogi, oppure anche go. Vi spiegano come giocare questo tipo di gioco a tavolo. E c'è anche molto sport in TV giapponese, soprattutto baseball, oppure c'è anche sumo. Poi c'è anche corso di matematica, io non la guardo mai perché non capisco niente, però veramente c'è un corso di matematica. Alla TV giapponese interessa molto il resto del mondo, per cui ci sono spesso i programmi con gli artisti giapponesi, per esempio una persona, per esempio un idol, sempre idol, perché ci sono idol ovunque, talenti giapponesi che vanno all'estero e fanno vedere cose strane. Assaggiano i cibi e parlano con le persone. Oppure ci sono i programmi giapponesi che vanno all'estero a firmare i giapponesi che vivono all'estero. Che stile di vita fanno, cosa fanno all'estero, come fanno a vivere. E naturalmente in TV giapponese ci sono molte anime, anche la mattina presto, anche la sera tardi. E qualche volta sono stata invitata in TV in Giappone, in quel periodo anche in Italia, e ho visto un po' la differenza perché in Giappone comunque prima di iniziare a registrare tutto già scritto nel foglio, preciso e anche con l'orario preciso. Adesso iniziamo, quando inizia registrazione nessuno parla dietro, oppure quando si deve ridere allora però la TV italiana spesso anche quando registrano, mentre registrando si parla di nascosto un po' di cose quotidiane che un po' mi scioglie tensione, perché la TV giapponese è proprio manca poco, prossima tocca a me, devo andare. E invece in Italia forse tocca a me prossima, ma non so, devo andare. C'è così meno pressione per me. L'ultima volta mi hanno chiamato la Rai 1 e sono andata fino a Roma e poi ho cantato un pezzo di Evangelion. Cercate questo programma che si chiama Il Caffè sulla Rai Replay, su Rai Play. Penso si trovi facilmente. Una volta un TV programma giapponese è venuto a riprendermi fino in Italia, perché ero in Italia per fare concerto a Luca Comics. Allora loro sono venuti a riprendermi e fare documentario su di me, è stato molto interessante. Avete mai visto il programma giapponese su internet? Ciao! Grazie anche oggi e ci vediamo nella prossima puntata. Botte, calci, pugno. Matane. Bye bye! そうなんだ。知らなかった。これ本当に見たことないよね。すごい。